che stiamo arrivando, però io direi proprio che non ne ho più. Che palle. Cari ragazzi, questo video sarà un po' particolare. Come vedete dalle immagini e come avete letto dal titolo, ero partito per affrontare la Lagorai Panorama, un giro ad anello che si sviluppa tra il Lagorai, partendo da Passo Manghen e il gruppo di Cima d'Asta, e l'idea iniziale era quella di portarvi un video silent hiking, di quelli che mi piace fare ogni tanto. Come vedete dalle immagini non parlo e mostro solo il percorso. Ma se sto parlando è per raccontarvi quello che è successo, perché si sa che gli imprevisti possono capitare. Devo fare però prima una premessa importante. Ormai è da un po' che faccio trekking, anche di più giorni, e ho imparato quanto il mio fisico può reggere prima di arrivare ad essere stanco. Ed anche in questo caso avevo pianificato questo giro valutando distanze e dislivelli e quello che avrei dovuto affrontare era assolutamente dentro i miei standard. Non avevo deciso di fare cose più toste di quello a cui posso ambire. Mi sembra giusto puntualizzare prima di creare fraintendimenti. Alla mattina ero partito pensando di essere a posto, ma man mano che facevo chilometri mi sono accorto che ci stavo impiegando più tempo rispetto al mio solito. Eppure stavo bene e le gambe mi sembravano in forma. Mi sono però reso conto che più avanzavo e più c'era qualcosa che non andava e il ritmo restava basso nonostante non stessi affrontando salite difficili. C'era però un grande ma. La sera prima avevo preso parte a una cena e avevo mangiato in maniera abbondante. Era una cena tipica trentina che mi creano sempre una grandissima libidine e alle quali faccio veramente fatica a tirarmi indietro. Avevo mangiato più di quello a cui sono abituato, insomma, e ovviamente non erano pietanze leggere e purtroppo la notte non avevo digerito bene. E come potete immaginare, il sonno è stato davvero di scarsa qualità. Per partire per questo giro mi sono svegliato alle 5 e quindi diciamo che il mio riposo è andato un po' a farsi benedire. Quindi niente, avevo capito che a causa di quella scelta non ero assolutamente in grado di camminare come mio solito. La cosa strana era che non avevo sonno e non mi sentivo male o fiacco, ero semplicemente lento come una lumaca e le gambe non riuscivano a spingere. Andando avanti però la fatica è iniziata ad arrivare e in queste immagini che vedete stavo iniziando ad accusare davvero tanto, non era proprio giornata. In più dentro il bosco c'era un bel caldo e ho dato una sudata davvero allucinante. Sono arrivato comunque al rifugio Caldenave, ho preso un caffè e mi sono detto prova a vedere come va con la Forcella Orsera e poi valuti. Chiaramente è stato d'animo che vi lascio immaginare perché stavo realizzando di essere in difficoltà mentre stavo facendo una cosa che mi piace moltissimo e quindi sì, ecco, non è che stavo facendo proprio i salti di gioia. Ecco, a Forcella Orsera ci sono anche arrivato, ma lì è veramente arrivato il tracollo e ho smesso di fare clip silenti e ho iniziato a parlare in camera. Mi sa che stiamo arrivando, però io direi proprio che non ne ho più. Che palle. Allora raga, io in fondo a sta forcella ci sono arrivato, ma sono veramente senza gambe, senza gambe. Non sto male, non ho niente di che, solo non riesco ad andare alla velocità che vorrei e dovrei,
Adesso da qui allo spot utile dove vorrei mettere la tenda c'è troppa strada, perché ci sono ancora 8 km e mezzo che potenzialmente si farebbero in 3 ore e mezzo, ma io col mio passo oggi non lo so, non andando avanti, ho paura di metterci veramente troppo, di arrivare tardi, stanco. Non è neanche il problema di arrivare col buio, perché camminare al buio l'ho già fatto, metto la frontale, buonanotte, vado, però veramente sono arrivato alla fine, quindi adesso costeggio da questo lato e vado a un bivacco che c'è qua dietro. Mi metto fuori con la tenda comunque, però vado in questo bivacchino, lo uso semplicemente come punto di riferimento, e la Gorai Panorama prossima volta. A sto giro non ce n'era. Vabbè, capita, mi dispiace, perché ovviamente mi dispiace, però sono cose che vanno accettate. Poi mi dispiace perché adesso qua di fronte c'è un panorama che in teoria dovrebbe essere cima d'asta, anche lì da vedere, anche con le nuvole è veramente maestoso come tutto, ma non voglio forzare, non voglio star male, anche perché i prossimi giorni ho altri giri da voler fare e io vengo in montagna per divertirmi. Oggi è andata così e non me l'aspettavo assolutamente, però basta, capita. In queste immagini mi vedete ovviamente stanco, ma non in panico, perché comunque quel po' di esperienza che mi sono fatto mi ha insegnato a non abbattermi in montagna. E un po' perché comunque quando pianifico le uscite studio sempre anche alternative e vie di fuga se si tratta di percorsi lunghi, e quindi so che in un modo o in un altro ne esco. Quindi perché mi sono fermato? Perché trovarsi in una situazione di stanchezza totale può portare a trovarsi di fronte a dei grossi rischi. Non essendo più lucidi si può rischiare banalmente di incappare in un masso che non aveva notato, magari mettere giù male il piede e slogarsi la caviglia, ad esempio. O ancora peggio, magari cadere in un dirupo o in una zona strapiombante dove ci si può fare ancora più male. Svenimenti, crampi, nausea, ci sarebbero 1.000.000 di cose da tenere in considerazione. Per non parlare del fatto che con poca lucidità mentale si possono anche prendere decisioni sbagliate. Inoltre stavo camminando in una zona molto poco frequentata e io ero completamente solo. Fantastico, è anche arrivato il primo crampetto al quadricipite della gamba destra. Adesso sto raggiungendo questa forcella e dopo non ho più salito tutta discesa, che non so se è un bene per uno che ha i crampi ai quadricipiti. Tra l'altro c'è anche un panorama che è wow. Sto cercando di andare anche abbastanza celere perché le nuvole che vedete si sono intensificate e stanno minacciando. Ho anche sentito una goccia poco fa, quindi vorrei evitare di fare oltretutto anche l'arrivo con l'acqua, che non è questo gran problema, però in questa situazione meno aggravanti ci sono, meglio è. La montagna è un ambiente dove i rischi e i pericoli non sono mai totalmente azzerabili, proprio per la natura intrinseca di questi ambienti e di questa attività, ma è ovvio che con un po' di pianificazione e un po' di esperienza il livello di pericolosità, diciamo così, si tende ad abbassare, ma anche se ovviamente mai del tutto. Tutto questo per dirvi che le cose non vanno sempre come pianifichiamo, e anche se è una cosa che ho già detto in altri video, ci tengo a ribadirla perché può essere utile soprattutto a chi è alle prime armi. Quando siamo in montagna non facciamo i supereroi o i fenomeni, mettetela come volete. Bisogna capire quando rinunciare e quando mettersi in condizioni di sicurezza. Scoccia, è frustrante, ma è sicuramente meno peggio che trovarsi in una situazione di pericolo anche molto grave, e diventa anche un ottimo modo per imparare a gestire il nostro ego, che ci vorrebbe sempre forti e infallibili. A me è già successo in passato di dover mollare dei trekking per vari motivi, ma per una buffata e poco sonno non mi era mai capitato, ma va bene così. È l'ennesima dimostrazione che a 34 anni non ho i tempi di recupero di quando ne avevo 20. Allora, al primo bivacco ci sono anche arrivato, però c'è un simil problema, perché oggi se non c'è un problema non va bene, ovvero che questa è l'acqua che mi rimane e qui intorno purtroppo non ci sono fonti d'acqua buone, perché ci sono delle pozze, ma non mi fido assolutamente, e quindi penso che mi toccherà riscendere al Caldenave dove sono passato prima, che è qua sotto. Adesso guardo quanti chilometri sono, che è tutta discesa, e poi lì mi fermerò. Lì c'è acqua,
sono anche più vicino per rientrare domani. Dura oggi, adesso magari mi riposo un attimo qua, tanto sono le 4, tanto che si vorrà scendere al Caldenave sarà un'ora, se anche arrivo a dir tanto alle 6 metto giù la tenda, ci sta, le nuvole si pare che si siano calmate, quindi avanti. Minchia. Ta-da! Ci sono arrivato, raga, grazie al rifugio Caldenave, mi sono messo un po' fuori dalle scatole in modo da non essere proprio attaccato e non so neanche che ore sono. Sono le 5:30. Le 5:30 io adesso mi vado a sciacquare un po' perché faccio schifo, oggi ho veramente sudato di cattiveria, di stanchezza, e riempio l'acqua, poi mi riposo e mangio e buonanotte e domattina si torna indietro. Poi adesso so già che qualche ebete mi etichetterà di essere un fallito, come è successo in passato, perché non finisco i trekking, ma sinceramente io penso che il comportamento che ho tenuto è stato quello giusto e non ho nulla da recriminarmi. E con questo pretesto inserirò anche la Lagorai Panorama tra i trekking da ritentare e da finire, un'occasione in più per andare a divertirmi, insomma. Ma secondo voi, in una giornata in cui tutto è andato per il verso sbagliato, potevano essere finiti gli imprevisti? Ore 9:30, stavo per provare a dormire, ho sentito la terra vibrare e i cavalli del Caldenave, che di solito oggi erano dall'altra parte, sono corsi da quest'altra e adesso sono qua dietro. Finisce più sta giornata, raga, finisce più. Adesso cosa devo fare? Io spostarmi con la tenda? Dove vado? Eh sì, alla fine mi sono spostato perché non mi fidavo a stare di fianco degli animali così grossi che, per quanto buoni, non si sa mai. Ho smontato e rimontato la tenda nel disagio più totale e nel frattempo mi sono anche completamente inzuppato un piede. Mi sono spostato, sono venuto attaccato al rifugio, ho montato la tenda, adesso spero che riuscirò a dormire. Se viene qualcuno del rifugio a dirmi qualcosa, gli dirò che ho rischiato la morte. Forse dormo. Ragazzi, buongiorno, sono le 5:15, io sto finendo di sistemare le ultime cose della tenda, ho già fatto colazione e poi scappo verso il Mangan, anche perché verso le 3 dovrebbero iniziare ad arrivare temporali, ma io conto di arrivarci molto prima. Mi sono svegliato presto apposta, quindi speriamo. Stanotte ho dormito, c'è un sacco di umidità, però io comunque ho dormito da Dio, quindi spero di essere autosufficiente fino alla fine. E niente, direi che si può concludere qua questa avventura, che è stata bella intensa fino alla fine. I cavalli sono ancora là svegli, sono stati svegli tutta la notte perché ogni tanto mi sono svegliato e ho sentito il campanaccio, quindi è andata bene così. Un'altra cosa da aggiungere alla lista delle esperienze belle da raccontare, ma un po' meno da fare. Alla prossima!